Buongiorno a tutti e bentornati su Criptoanalisi. Io sono Tius e oggi andremo a vedere che cosa stanno realizzando le banche centrali del Nord e del Centro America, ma inoltre andremo a vedere anche i progetti delle CBDC che stanno realizzando e in più le cripto che sono interessate da suddetti progetti e un'anticipazione sulle banche centrali del Sud America. Come potete vedere e come potete ovviamente ricordare, questi video non sono consigli finanziari e tantomeno hanno lo scopo di essere tali. Detto questo, io vi ricordo che sono semplicemente un trader, non un consulente finanziario e possiamo incominciare. Allora, cosa stanno facendo le banche centrali americane? Molto semplice. Innanzitutto prendiamo la lista delle banche centrali, come potete vedere è quasi infinita. Dunque ho deciso di riassumerle prendendo le principali o quelle che hanno dei progetti che dal mio punto di vista sono interessanti o che comunque toccano degli aspetti che possono essere alquanto interessanti. Ma prima di ovviamente dirvi tutto, andiamo a vedere che cosa fa il Nord America. In Nord America abbiamo la Bank of Canada che è in una fase di sviluppo e il suo obiettivo è una vendita al dettaglio e all'ingrosso. Come possiamo vedere, nel febbraio 2021 i rapporti hanno rivelato che la Bank of Canada aveva accelerato i lavori su una CBDC in risposta al Covid-19 e al suo impatto sull'utilizzo di contanti. Abbiamo anche gli Stati Uniti con la loro Federal Reserve Board, ricerca, quindi la loro fase attuale è in fase di ricerca e il loro scopo è una vendita al dettaglio. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha alimentato l'entusiasmo nel gennaio 2022 affermando che un rapporto molto atteso su criptovalute e CBDC sarà pubblicato a febbraio, cosa che è avvenuta essendo attualmente a marzo del 2022 e sì, è uscito un comunicato, non vi dico niente ovviamente all'interno di questo video, quindi andate tranquillamente a cercarlo e se volete vi metto anche il link in descrizione. Andiamo a vedere adesso che cosa ci propone il Centro America. Andiamo con ordine. Il Guatemala, il Banco del Guatemala, è in una fase di ricerca e il suo scopo attuale è indeciso. Il Consiglio Atlantico ha rivelato che il Guatemala sta studiando la fattibilità di una CBDC. Il Messico, Banxico, in fase di ricerca, anch'esso in scopo indeciso. Il Consiglio Atlantico ha rivelato che la Banca Centrale del Messico prevede di lanciare una CBDC entro il 2024. È anche un paese molto allettante per le aziende che fanno appunto da intermediari per le transazioni internazionali o comunque intercontinentali. Vi ricorda qualcuno? Potrebbe essere interessante valutare. Ora andiamo a vedere il Belize, Banca Centrale del Belize, in fase di ricerca, scopo indeciso e abbiamo una notiziona, almeno per quanto mi riguarda. La Banca Centrale del Belize collabora con la società FinTech Bit per aggiungere un e-wallet ai servizi di pagamento mobile della banca. Ovviamente il Belize non è una delle grandi banche, scusate, uno dei grandi paesi del mondo, però comunque il fatto che stia collaborando con una società ci porta a fare una possibile analisi proprio su questa società. Ora, l'attore che è entrato in gioco ovviamente è Bit e Consiglio Atlantico, quindi partiamo dal primo, cioè Consiglio Atlantico, e andiamo a vedere cos'è che è. Spinto dalla nostra missione di dare forma al futuro globale insieme, l'Atlantic Council è un'organizzazione apartitica che galvanizza la leadership e l'impegno degli Stati Uniti nel mondo in collaborazione con alleati e partner per dare forma alle soluzioni alle sfide globali. Però cos'è che fanno? Il Consiglio Atlantico, attraverso i documenti che pubblica, le idee che genera, i futuri leader che sviluppa e le comunità che costruisce, modella le scelte politiche e le strategie per creare un mondo più libero, sicuro e prospero. Quindi per cui, come dicono loro, danno forma al futuro globale insieme. Come? Modella scelte politiche oppure tramite i documenti che poi alla fin dei conti può dare o forma anche di strategie, quindi di conseguenza il Consiglio Atlantico ha un valore molto molto importante. Bene, passiamo dunque a Bit, visto che comunque Bit Inc. è una società. Su Google mi appare subito la sua pubblicità e le soluzioni di Bit sono fondamentali per l'operatività di CBDC e valute digitali per tutti i partecipanti all'ecosistema. Bene, quindi ho detto andiamo a vedere direttamente questo Bit e il loro scopo, come dice nel loro sito, che ovviamente non vi andrò a leggere tutto, se volete potete mettere in pausa e dargli un'occhiata, ma è praticamente un altro messaggio pubblicitario, vi leggo una parte. È questo, in Bit abbiamo visto in prima persona come le valute digitali rivoluzionano i sistemi economici a tutti i livelli. Sebbene le valute digitali siano qui
siano già qui e qui per restare, pochi modelli finanziari e bancari di base si sono adattati di conseguenza. La verità è che le banche centrali, gli enti governativi e le istituzioni finanziarie autorizzate potrebbero non sapere come adattarsi ed evolversi efficacemente con questo cambiamento. Ecco, è qui che entra in gioco ovviamente Bit e tutte le aziende che stanno fornendo questo tipo di servizio, cioè una soluzione di trasferimenti o comunque una soluzione di creazione di monete sopra dei sistemi già attuali, e qua Bit fa la sua parte. Ovviamente Bit, essendo una società, ha anche una risonanza, quindi sono andato a prendere un po' dal blog e ho visto ci sono molte interessanti informazioni, soprattutto molte per il fatto che si collegano anche ad alcune criptovalute, e come potete tranquillamente vedere possiamo leggere Stellar. Stellar in questo momento dunque diventa la moneta principale su questo sistema, perché la domanda è: Bit utilizza Stellar? No, collabora con Stellar. Quindi Stellar che cos'è? Stellar è una rete open source per valute e pagamenti che conoscete tutti sicuramente. Consente di creare, inviare e scambiare rappresentazioni digitali di tutte le forme di denaro, dollari, pesos, bitcoin, praticamente qualsiasi cosa. È progettato in modo che tutti i sistemi finanziari del mondo possono lavorare insieme su un'unica rete, e Stellar non ha un proprietario, semmai è di proprietà del pubblico. Il software funziona su una rete aperta e decentralizzata e gestisce milioni di transazioni ogni giorno. Come Bitcoin ed Ethereum, Stellar si affida alla blockchain per mantenere sincronizzata la rete, ma l'esperienza dell'utente finale è più simile a quella dei contanti. Stellar è molto più veloce, più economico e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a tipici sistemi basati su blockchain. Ovviamente Stellar, se non la conoscete, CoinMarketCap fornisce praticamente il resoconto della sua esistenza, ovviamente non rientra in questo video, quindi questa criptovaluta è collegata in qualche modo alla società B. Bene, facciamo un resoconto allora. Nell'America del Nord e nell'America centrale le banche centrali stanno ancora studiando, ma Bit è una società di rilievo per il Centro America e collabora con Stellar. Ma manca ancora una banca centrale del Centro America. Qual è? Se ve ne siete accorti, è la banca centrale dei Caraibi dell'Est, quindi quelli orientali. Come mai non l'ho inserita? Uno, perché tocca un aspetto che voglio trattare nel prossimo video, visto che appunto avrò maggior spazio, e soprattutto perché si parla di molte altre nazioni, non si parla di 2 o 3. Quindi di conseguenza vi ricordo semplicemente di seguirmi ancora sul prossimo video, e ringrazio per la visione.